sì, è il pesce che vuole mangiarsi Dory. E sì, ha davvero una luce in testa per attirare le sue prede. Ma per chi pensava che fosse un mostro gigantesco venuto dagli abissi per chissà quale motivo, in realtà eccolo qui. Il diavolo nero avvistato a 2 km dalla costa di Tenerife il 26 gennaio è una femmina di melanoceto ed è grande neanche quanto il palmo della mia mano. E noi non potevamo non dedicare al diavolo nero un episodio di animali incredibili per riuscire a conoscerla a fondo e rispondere a un po' di domande che magari ci sorgono spontanee. Ad esempio, che diavolo, gioco di parole, di animale è e perché ha una lampadina in testa? Vi spoilerò subito che la cosa più figa che vi racconteremo è il loro modo di accoppiarsi, che è assurdo e letteralmente a suon di morsi. Ragazzi, tutti noi di Kodami vi ringraziamo enormemente perché ci state supportando con i super thanks. Grazie davvero, perché per noi è un gesto preziosissimo, ci aiuta a migliorare tutto il lavoro che c'è dietro ad ogni video e riuscire contemporaneamente a offrirvi sempre più contenuti di valore. Quindi per chi ha voglia di sostenere Kodami, fatelo cliccando su quell'icona lì sotto a forma di cuoricino, perché per noi fa davvero la differenza. E non dimenticare, se sei nuovo di qui, di iscriverti al canale. Allora, la prima cosa che ci colpisce è il suo aspetto, perché è abbastanza inquietante, colore scuro, denti affilati, sono tutti degli adattamenti estremi alla vita in un ambiente estremo, che è quello degli abissi del mare. Lui vive tra i 200 e i 2000 metri di profondità, quindi in un mondo in cui la luce del sole non arriva mai, la pressione è altissima e l'acqua è freddissima, quindi il corpo nero che cosa serve? Serve a mimetizzarsi in questa oscurità, mentre i denti lunghi e affilatissimi sono perfetti per catturare qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Il nome scientifico è Melanocetus johnsoni, da qui melanoceto, appartiene all'ordine dei lofiformi, cioè tutti quei pesci abissali che noi chiamiamo rane pescatrici. Perché pescatrici? Perché vedete che tutti hanno questa specie di canna da pesca in testa che usano appunto come esca proprio per attirare le prede. Anche il diavolo nero ce l'ha, però è un po' diversa dalle altre, la sua brilla, è bioluminescente. Questa appendice sulla testa si chiama illicium o illicio, che sarebbe il primo raggio della pinna dorsale però modificato. È veramente una specie di lampadina e tra l'altro è indispensabile per riuscire a muoversi nel buio degli abissi. Il bello però è che a produrre la luce non è il diavolo nero, ma i batteri simbionti che vivono intorno a quell'esca, cioè Enterovibrio escacola. È così che si chiama questo batterio, che attraverso una reazione chimica rilascia energia sotto forma di luce. Tra di loro c'è una relazione simbiotica. Perché? Perché il pesce fornisce ai batteri un ambiente sicuro, ricco di sostanze nutritive dove loro possono vivere, mentre invece i batteri offrono al pesce il vantaggio della bioluminescenza. Quella luce poi viene usata dal diavolo nero per attirare le prede ignare, proprio come è successo al padre di Nemo e a Dory, e appena si avvicina un morso velocissimo con i denti affilati ed il gioco è fatto. Però non pensate che lì sotto ci siano chissà quante prede, sono veramente poche ed è proprio per questo motivo che il melanoceto si ciba anche di animali più grossi di lui. Una volta quindi che ha trovato un pasto non può farselo scappare perché magari non gli ricapita, quindi ha sviluppato questa mandibola enorme e uno stomaco espandibile, così da riuscire ad ingerire anche i calamari più grossi. Però so che voi a questo punto non vedete l'ora di sapere come si accoppiano. Allora, iniziamo col dire che tra maschi e femmine ci sono delle differenze abissali. Allora, le femmine sono più grandi, possono arrivare a misurare fino a un massimo di 18 cm a stomaco pieno, mentre invece i maschi misurano proprio massimo 3 cm. I maschi non hanno l'esca in testa, infatti se rivediamo la foto è chiaro che dall'esca che si tratta di una femmina. I maschi diciamo che nascono con un solo obiettivo, trovare una compagna il prima possibile, infatti non sono equipaggiati per la caccia, però in compenso hanno un olfatto super sviluppato che li aiuta ad individuare e a seguire la partner. Ma adesso arriva il bello. Una volta che ha trovato la compagna, il maschio la morde sul fianco e resta attaccato a lei per un po', finché poi non riescono a riprodursi e allora a quel punto si stacca e va a cercare un'altra compagna. Allora, quindi in questo caso noi parliamo di parassitismo sessuale temporaneo.
ma in altre specie è permanente. Infatti altri lofiformi maschi con il morso riescono a rilasciare un enzima che permette di fonderli, cioè di unirli al corpo della femmina, e quindi praticamente così diventano un tutt'uno e non si staccano più. E quindi a quel punto lui si nutrirà tramite lei per tutto il resto della sua vita, e in cambio la femmina ha una scorta di sperma infinita da poter utilizzare tutte le volte che sarà pronta ad accoppiarsi. Se vive in questa profondità negli abissi, noi come abbiamo fatto ad avvistarlo? Allora, la ONG spagnola, che ha diffuso il video che è diventato virale, ha dichiarato che l'avvistamento è stato di fatto di per sé unico, visto che fino a quel momento in superficie erano stati avvistati o degli embrioni oppure degli esemplari morti di diavolo nero. Non sappiamo perché lui si sia avvicinato così tanto. Diciamo che tra le ipotesi c'è il fatto che fosse malato, che sia stato spinto da una corrente o che magari fuggiva da un predatore. Fatto sta che nel giro di pochissime ore purtroppo è stato dichiarato morto dai biologi, perché alla fine dei conti quello non era proprio assolutamente il suo habitat. Però ora chiariamo un attimo la questione presagio. No, il diavolo nero non sale in superficie per avvisarci di un'incombente catastrofe, quella è solo una credenza. Anzi, diciamo che tutto parte non da una credenza, da una leggenda giapponese sul pesce remo, che in realtà è un pesce abissale enorme, e secondo questa tradizione lui verrebbe inviato tramite il mare per avvertirci di imminenti disastri naturali. E pensate che alcuni studiosi hanno persino cercato di provare questa questa correlazione, a indagarlo scientificamente. Quindi hanno analizzato 336 avvistamenti di pesci abissali e 221 terremoti avvenuti in Giappone, però hanno trovato solo una debolissima correlazione in un singolo caso, quindi parliamo più di coincidenza. Non c'è nulla da temere. Questo, ragazzi, è un po' tutto quello che sappiamo sul diavolo nero, perché nonostante diciamo la sua esistenza sia nota già dalla fine dell'Ottocento, resta un enorme mistero. Perché? Perché considerate che le profondità degli oceani, quelle profondità, sono gli habitat probabilmente meno esplorati su tutto il pianeta, perché sono oscuri, perché la pressione è fortissima, e quindi raggiungerlo per noi esseri umani è difficilissimo. Servono o adattamenti come quelli del diavolo nero, oppure per noi delle tecnologie avanzate come sottomarini telecomandati o veicoli operati a distanza. Insomma, esplorare quegli abissi è difficilissimo. Chissà tra l'altro quante altre creature incredibili si nascondono laggiù. Siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che vi abbia aiutato a conoscere un po' di più questo pesce che è bizzarro, sì, però secondo me è super affascinante, e che negli ultimi giorni è riuscito a catturare l'attenzione di tutti noi. Quindi scrivete qua sotto se avete ancora delle domande a riguardo, io cercherò di rispondervi il più fretta possibile, e mi raccomando, noi ci vediamo alla prossima puntata.